All'interno della carriera dei Queen, la serie di concerti effettuata nell'ottobre del 1984 durante il tour dell'album The Works a Sun City in Sudafrica è vista come una delle decisioni più controverse e infelici della band. Salve a tutti e benvenuti o ben ritrovati su Spigolature Sonore, il canale che parla di storie e curiosità dal mondo musicale. Per comprendere il perché del fatto che una serie di concerti in un determinato posto possa essere vista e giudicata in maniera quasi unanime come un atto da condannare, bisogna fare un passo indietro e parlare della situazione sociopolitica del Sudafrica. Nel 1984 in questa nazione vigeva l'apartheid, ovvero una politica di segregazione razziale istituita nel 1948 dal governo di etnia bianca e rimasta in vigore fino al 1991. La fine di questa politica e il diritto di voto ai neri, che rappresentano la grande maggioranza della popolazione, nel 1994 portò all'elezione di Nelson Mandela a presidente. L'apartheid è stata una politica che perpetrava la separazione dei bianchi dai neri nelle zone abitate da entrambi, per esempio rispetto all'uso di mezzi e strutture pubbliche, e l'istituzione dei Bantustan, ovvero territori formalmente semi-indipendenti in cui molti neri furono costretti a trasferirsi, ma che in pratica si rivelarono essere fin da subito dei ghetti controllati dai bianchi. Per portare avanti tutto ciò, con il tempo furono create leggi ad hoc in modo tale da mantenere in piedi tutto il sistema. Tra queste leggi vi era ad esempio il divieto di matrimonio tra bianchi e neri, l'imposizione ai cittadini di essere registrati in base alle loro caratteristiche razziali, discriminazioni razziali per rendere più difficile per i neri l'accesso all'istruzione e la possibilità di fare carriera e di poter semplicemente lavorare, e la possibilità data alla popolazione nera di poter frequentare i quartieri della gente bianca solo con degli appositi passaporti. L'apartheid fu dichiarato crimine internazionale da una convenzione delle Nazioni Unite, votata nell'Assemblea Generale del 1973 ed entrata in vigore nel 1976 e quindi successivamente inserito nella lista dei crimini contro l'umanità. Il 18 agosto del 1977 l'attivista politico Stephen Biko fu arrestato, torturato e ucciso dal regime segregazionista dei bianchi, e questo cominciò a smuovere sempre di più le coscienze degli artisti che iniziarono ad interessarsi alla questione. Nel 1980 Peter Gabriel pubblica il brano dedicato all'attivista, per l'appunto Biko. Questa canzone fu subito vietata in Sudafrica, ma contestualmente accese i riflettori su tutto ciò che stava accadendo. Da qui, in breve, tra gli artisti cominciò a circolare una regola: rifiutare gli inviti per andare a suonare a Sun City, la ricca città di divertimento degli schiavisti bianchi, una sorta di Las Vegas sudafricana. Anche l'ONU appoggiò il boicottaggio nei confronti di Sun City. Tutto ciò portò ad una nascente sensibilità per le condizioni di tutto il continente africano, che giunsero prima alla realizzazione dei brani Sun City da parte degli Artisti Uniti contro l'Apartheid nel 1985 e l'anno prima di Do They Know It's Christmas, brano scritto da Bob Geldof e Mike Jure allo scopo di raccogliere fondi per combattere la carenza di cibo in Etiopia. Questa canzone venne pubblicata sotto il nome di Band Aid e fece da lancio al progetto che portò alla realizzazione il 13 luglio del 1985 del Live Aid. Ad entrambi i brani parteciparono quasi tutte le star dell'epoca, tutte tranne i Queen, che i promotori delle iniziative si tennero ben alla larga da invitare. Rispetto a questo mi piacerebbe fare un video dedicato su come poi i Queen siano diventati protagonisti assoluti del Live Aid. Se vi interessa magari fatemelo sapere in un commento. Ma torniamo a noi. Questo rifiuto verso la band avvenne in quanto, come anticipato, i quattro contravvennero al divieto e decisero di intraprendere una serie di concerti proprio a Sun City tra il 5 e il 20 ottobre del 1984. Quando le date furono annunciate ci furono subito dei commenti negativi da parte della stampa specializzata, la quale vedeva la decisione della band come una dichiarazione politica a favore dell'apartheid ed interessata contestualmente esclusivamente al mero guadagno, dato che il divieto a Sun City aveva fatto sì che le offerte economiche per andarci a suonare erano molto elevate. Nonostante il divieto, i Queen non furono gli unici artisti a suonare in Sudafrica. Tra questi nomi spicca anche quello di Elton John, con cui la band, oltre che un rapporto d'amicizia, condivide un nome, ovvero quello di Jim Beach, manager ed organizzatore dei concerti a Sun City per entrambi gli artisti.
Nel tentativo di sedare le polemiche sul nascere, i Queen mandano in ricognizione in Sudafrica proprio Jim Beach al fine di assicurarsi un pubblico misto per gli show. Tuttavia, il prezzo del biglietto per uno dei 6.000 posti alla Super Bowl Arena aveva un costo di 26.000 rands, circa $15 dell'epoca, e questo era proibitivo per la popolazione nera, motivo per cui si decise di dar via qualche ingresso in omaggio pur di assicurarsi un pubblico misto. Inoltre, Roger Taylor, che politicamente era il più accorto della band, dichiarò come I Want to Break Free fosse l'inno ufficioso dell'African National Congress, mentre Another One Bites the Dust era uno dei brani più venduti tra le popolazioni di colore. Contrariamente, Freddie Mercury, in maniera più incauta e meno sensibile, dichiarò che Elton John aveva fatto un mucchio di soldi suonando a Sun City e che anche lui era nel giro per fare soldi. Nonostante i tentativi più o meno goffi di legittimare questa scelta, rimaneva il fatto che, come disse nel 2011 Paul Gambaccini, veterano presentatore TV e radio della BBC, Sun City era un resort di livello internazionale in Sudafrica e la posizione quasi totalitaria della scena rock era che suonare in Sudafrica voleva dire, in un certo senso, appoggiare l'apartheid. Giunti sul luogo, i Queen partono con i loro concerti, ma dopo 3 spettacoli Mercury accusa un problema alla gola, motivo per cui la band è costretta a uno stop. Nei giorni successivi a questa pausa forzata, Brian May andò a Soweto, dove si svolgeva il Black African Award Show, dedicato ai musicisti di colore. Gli organizzatori lo avvicinarono e gli chiesero se voleva intervenire come ospite d'onore e magari consegnare anche dei premi. La proposta venne accettata di buon grado dal chitarrista dei Queen. In questa serata, l'artista promise alla platea che un giorno i Queen sarebbero tornati a Soweto e avrebbero suonato per loro in uno stadio. Dopo di ciò i concerti ripresero fino al 14 ottobre, quando i Queen fecero nuovamente una pausa e girarono un po' il luogo. Qui, sentendo il bisogno di fare qualcosa per la popolazione locale, convinsero la casa discografica EMI a rilasciare un live appositamente per il mercato sudafricano, i cui proventi furono destinati totalmente a una scuola che ospitava bambini sordociechi. Questo live viene venduto ancora e i suoi proventi vanno totalmente in beneficenza anche ai giorni nostri. Ultimate le date e rientrati in patria, i 4 dovettero affrontare l'unione dei musicisti. La band alla fine pagò una multa finita in beneficenza, ma soprattutto fu inserita all'interno della blacklist di artisti che avevano suonato in Sudafrica. Ancora oggi quella di Sun City è una questione che viene posta alla band e rimane tra le scelte più controverse dei 4. Con il tempo le cose sono cambiate, l'apartheid è finito e i Queen sono stati invitati al concerto organizzato da Mandela contro l'HIV. Ma sta di fatto che questa continua ad essere una macchia che in qualche modo offuschi il mito della band, tanto che in un documentario Roger Taylor afferma che non avrebbe mai voluto sentire nominare Sun City. Detto questo, sono giunto alla conclusione di questo video, ma è doveroso dire che per realizzarlo ho utilizzato per buona parte le informazioni presenti sul sito di Alessandro Carugini, che ringrazio e vi consiglio di visitare per approfondire la storia. Lascio il link in descrizione. Se volete conoscere la storia di uno dei 2 brani citati da Roger Taylor, ovvero Another One Bites the Dust, vi invito a cliccare sul link in alto a destra. Se invece non volete perdervi altre spigolature sonore, potete iscrivervi cliccando il link in basso a sinistra. Detto questo, vi mando un saluto e vi aspetto alla prossima. Arrivederci.